Uno spazio è considerato disordinato quando c'è un eccessivo accumulo di oggetti senza un luogo specifico dove riporli, quando la mancanza di pulizia e ordine influisce negativamente sulla funzionalità e sull'estetica del luogo. Ciao a tutti, io sono Wendy e oggi organizzerò e pulirò uno degli spazi che nel mio caso considero disordinato, l'armadio. Per prima cosa, venite con me. Ho bisogno di acquistare le forze per affrontare quello che per me è un enorme sacrificio, organizzare almeno una parte del mio armadio. Prima di andare in camera mia, ne approfitto per mostrarti questo rotolo di panni, di stracci, chiamali come vuoi. Ce ne sono 40 unità e proverò il primo per pulire qui sul bancone. Sembrano abbastanza comodi.
Possiamo mettere il rotolo qui o semplicemente metterlo in un cassetto. So che ci sto pensando troppo, ma andiamo dritti al dunque. So che alcuni si sentiranno contrariati per quello che sto dicendo, però per me organizzare l'armadio e mantenerlo in ordine è uno dei compiti che mi pesa di più nelle faccende domestiche. Per questioni di privacy e di tempo organizzerò e raccoglierò una parte del mio armadio, cioè la mia. Svuoterò lo spazio mettendo tutto sopra il letto, un po' alla volta. Piego meglio i vestiti facendo delle pile, separandoli più o meno per categoria. Metterò a posto il copriletto più tardi e farò spazio all'altra parte dei vestiti che resta da organizzare. In genere, per rendere questo compito molto più sopportabile, metto un po' di musica, oppure metto la televisione e poco a poco svuoto e ripongo gli spazi come sto facendo oggi. Perché se vedo la montagna di vestiti e cose e vedo che mi impegna molto, questo si trasforma in un disastro totale. Adesso che tutto è ben organizzato, con gli stessi panni del rotolo che vi ho mostrato prima, pulirò la superficie. La cosa buona è che possono essere bagnati e persino riciclati. Metterò quello che uso di meno dietro, per così dire, e i vestiti con cui mi sono fissata davanti. Anche voi fate lo stesso? Tocca a questa parte quassù, dove tengo copriletti e trapunte che non sono di questo periodo. Metterò anche tutte queste borse sopra il letto per pulire e organizzare meglio, visto che devo riporre l'ultima che ho tolto e lavato e per mancanza della borsa che si è rotta non l'avevo messa insieme alle altre. Ho comprato queste due borse per riporre i vestiti stagionali. Sono quelli che si tolgono l'aria con l'aspirapolvere, ma visto che per esperienza durano senza aria poco tempo, le userò così, senza togliere l'aria. Ne ho già altre dello stesso tipo e non sono durate molto sotto vuoto. Mentre mi vedi qui ad organizzare e svolgere il mio lavoretto, sono curiosa di leggere i tuoi commenti su quali faccende domestiche sono più pesanti da fare per te. A me, se devo essere sincera, non voglio nemmeno vedere neanche pitturato organizzare un armadio o lavare i piatti a mano. Se posso, lascio quel lavoretto a qualcun altro. Non nego che pensavo che sarebbe andata peggio. Per oggi posso essere orgogliosa di me stessa.
Ora toglierò la polvere con un panno e uno spray antistatico delle Muesli. Andrò a rimuovere la polvere ed sporcizia dal pavimento con l'aspirapolvere, ma prima preparerò il mocio. Guardate questo! La verità è che ha un prezzo molto basso, ma direi che funziona molto bene. Domani sicuramente farò un altro giro in negozio e ne comprerò altri di riserva. A chi non piace avere un buon profumo in casa? È da un po' che non compro l'incenso. E appena li ho visti, con la base inclusa, non ho esitato a portarli con me. Cercherò un profumo adatto a queste temperature, ma non nego che l'ho comprato perché aveva il bergamotto che adoro. Con questo favoloso aroma e con la mia stanza un po' più pulita e l'armadio mezzo organizzato, vi saluterò invitandovi a incontrarci nei prossimi vlogs di Wendy. Ciao!